Buongiorno a tutti, sono Umberto Bombana dal ristorante 8 e mezzo a Hong Kong. Italia Squisita è venuta a Hong Kong in occasione del Food Expo Pro, che è la fiera di riferimento per il food and beverage in Asia. Si svolge nel bellissimo Convention Center nel centro della città. In questa occasione con Italia Squisita abbiamo deciso di realizzare degli episodi dedicati alla grande cucina cinese. Iniziamo con un grande piatto della cucina cinese, forse il più famoso ed è apprezzato in tutto il mondo, l'anatra alla pechinese. Per raccontare questo piatto fantastico e anche per il rispetto che ho di questa grande cultura gastronomica, ho deciso di coinvolgere lo chef Manex Chang del ristorante Chinatown, che è uno dei ristoranti più importanti qua a Hong Kong quando si parla di tradizione cinese. Iniziamo dall'ingrediente principale, l'anatra. La prima particolarità di questa preparazione è che con un compressore viene spinta dell'aria tra la pelle e la carne, dove l'anatra si gonfia come un palloncino e la carne si stacca dalla pelle. Lo chef Manex sta facendo questo perché vuole rendere la pelle croccante, che è la particolarità più importante di questa ricetta. Poi viene versata sopra prima dell'acqua bollente. Dopo aver versato a più riprese l'acqua bollente sull'anatra, chef Manex inizierà a cospargere la nostra anatra con una salsa molto particolare, la sweet bean sauce. Si tratta di una salsa cinese molto antica che viene realizzata a partire dalla fermentazione del frumento. Qui in Cina è così popolare che viene prodotta industrialmente e la puoi trovare dappertutto. Darà un effetto cromatico molto attraente e un sapore molto intenso. A questo punto lo chef del Chinatown la fa asciugare a temperatura ambiente una notte. Però ci sono diverse tecniche, c'è chi la fa riposare a temperatura ambiente, dopo in frigorifero e addirittura in freezer. L'obiettivo è sempre quello di avere una pelle croccantissima, di un bellissimo colore a fine cottura. Dopo che l'anatra ha maturato, è tempo di andare in cottura. Tradizionalmente l'anatra si cuoce a fuoco vivo in un forno a mattoni. A Hong Kong, per questione di spazio, questa cosa non è possibile, per cui lo chef ha usato un forno a termoconvezione. Questo ci può permettere di cucinare la nostra anatra anche a casa, a una temperatura di 180 gradi per un'ora. L'anatra adesso è pronta, esce dal forno e viene il momento più bello e interessante. L'anatra viene tagliata di fronte al cliente con una tecnica speciale che si è evoluta nel tempo. La pelle viene tagliata in piccoli pezzetti, la carne pure, e dopo c'è una parte di carne e pelle, dipende dai pezzi. Queste tre consistenze sono importanti perché la pelle è croccantissima, la carne è morbida e succosa. L'anatra viene mangiata dentro questa crespella con del cipollotto, cetriolo,
zucchero, una salsa agrodolce, oppure una salsa all'aglio, oppure anche con dello zenzero marinato. Quello che si ottiene è questo boccone delizioso, fresco e col sapore della carne e della pelle croccante. Qua abbiamo queste bellissime 3 consistenze dell'anatra, soprattutto la pelle con la crespella, la salsa un po' agrodolce con spezie e aceto, la freschezza dei condimenti è un boccone che secondo me raggiunge la più alta espressione del cibo, secondo me, perché è un metodo sviluppato e perfezionato nei secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri. L'idea è sempre questa e si arriva a una perfezione al palato unica e fantastica. Non puoi migliorare questo prodotto o immaginarlo in modo differente. Questo è arrivata a una perfezione assoluta, almeno secondo me. Molta carne dell'anatra è rimasta sulla carcassa. In Cina viene utilizzata saltandola con l'aglio oppure preparando anche il fried rice. Dopo aver visto questa bellissima anatra, ci spostiamo da Chinatang alla cucina di 8,5, dove io faccio un'anatra alle spezie, però con una tecnica europea. Otto e mezzo nasce nel 2009, quando mi hanno offerto di prendere questo spazio nel centro di Hong Kong, dove io appunto esprimo la mia tradizione, il mio gusto italiano con tutte le materie prime più importanti al mondo. 8,5, essendo nel centro di Hong Kong, mi dà la possibilità di importare tutti i migliori prodotti dall'Europa, dal Sud America, dal Giappone e dall'Asia. Assieme a me collabora Antonello Picchedda, il general manager che accoglie tutti i clienti con l'eleganza e la gentilezza tipica dell'ospitalità italiana. In questa preparazione mi aiuterà Panda, il mio assistente e sous chef, che lavora con me da 13 anni. How's the duck? Adesso Panda finisce da pulire i 2 petti, tutto il resto dopo lo ripuliamo di nuovo, useremo le carcasse per fare i fondi, perché nel nostro caso di preparazione usiamo solo la suprema d'anatra. Ecco, adesso il petto è quasi pronto, lo rifiliamo ancora un po' e sotto gli lasciamo l'osso. Poi lo lasciamo asciugare perlomeno 3-4 giorni in frigorifero che si asciuga e matura. Queste incisioni servono perché in cottura perde il grasso, rende la pelle un po' più croccante e poi posso condire bene con l'aceto balsamico, il sale e le spezie per far penetrare i sapori nella carne. Adesso facciamo asciugare leggermente le spezie in padella. Non devono bruciare, devo solo togliergli un po' di umidità.
Senti che profumo. Passiamo al mortaio tutte le spezie. Allora, dopo 4 giorni in frigorifero, questa qui è la carne d'anatra, è il petto, ho preso un bel colore. Abbiamo appena messo adesso un po' di sale grosso, adesso ci mettiamo il pepe. Lo mettiamo in padella con poco olio, anche perché adesso scaldando a fuoco medio si fa sciogliere pian pianino tutto il grasso dell'anatra. È importante questo passaggio, così la pelle rimane croccante. Alziamo leggermente il fuoco. Voglio far prendere colore proprio al petto. Come vedete l'anatra ha colorito un po' e ha perso tanto grasso. Allora noi lo leviamo, se no brucia ancora. Questo è il grasso che ha perso l'anatra e cuciniamo un po' da sta parte. Aggiungiamo anche un po' di sapori e cuciniamo piano piano anche. Da questo pezzo di carne voglio il petto molto giusti, lo voglio al sangue, caldo dentro, però non lo voglio stopposo, per cui la devo cuocere veramente con attenzione. Adesso l'abbiamo passata 5 minuti da una parte, altri 3-4 minuti dall'altra con gli adori. E devi bilanciare il calore per questo bellissimo pezzo di carne. Gli aggiungo l'aceto balsamico tradizionale, un po' per sapore, un po' per dargli un bel colore all'anatra, soprattutto per il sapore. Anche nella loro tradizione fanno dei passaggi di aceto per l'anatra pechinese. Facciamo in modo appunto che tutto l'aceto entri nelle incisioni dell'anatra, così prende bene l'aceto, non va perso e va a insaporire la carne. Adesso ci mettiamo anche un po' di queste spezie che abbiamo passato al mortaio, un po' di zucchero anche, perché voglio che dia ancora un po' di caramellizzazione. La passiamo in forno altri 5 minuti. Abbiamo fatto 2 rapette, abbiamo usato quello che c'è in stagione adesso. Abbiamo leggermente tuffato con un po' di burro e dopo ho messo il fondo d'anatra. E ho fatto la stessa cosa per le ciliegie. Adesso è tempo di ciliegie, allora abbiamo usato frutta di stagione. Facciamo sempre in modo da dare una cottura molto dolce alle carni. Non sforzare la cottura della carne. Lasciamo riposare ancora un paio di minuti. E poi passiamo in salamandra. Dobbiamo regolare, il calore deve da sopra sulla pelle renderla croccante. Lo zucchero dell'aceto balsamico e quel poco zucchero semolato che ho messo sta sciogliendosi per bene. La cottura è terminata, lasciamo riposare ancora un po' e poi abbiamo finito la cottura. Adesso Panda gli toglie l'osso sotto e la andiamo a tagliare. Deve essere una cottura uniforme.
Vediamo che la cottura della carne è molto uniforme. Abbiamo un po' di grasso, non molto, e abbiamo la croccantezza della pelle qua. La morbidezza della carne, che è la cosa più importante per il nostro tipo di preparazione. Ci metto sempre un filo d'olio. Adesso passiamo all'impiattamento. Vedete, la carne è perfetta. Mettiamo 2 o 3 ciliegie, la rapetta. Allora, questo qui è il nostro sugo d'anatra che abbiamo ridotto, filtrato, abbiamo messo in frigorifero e abbiamo tolto il grasso. Finiamo con il sugo. Siamo partiti appunto con tutte le spezie orientali e con l'idea dell'anatra alla pechinese, però è tutt'altra cosa questa. Questa qui è una perfezione di cottura dell'anatra nostra europea, però con le spezie, con gli aceti, così come usano i cinesi nella loro traduzione per l'anatra alla pechinese. Abbiamo visto appunto questa bellissima versione cinese che io ammiro e mi emoziona ogni volta che mangio questa anatra. E poi vi ho fatto vedere la mia versione dell'anatra, frutto di tanti anni spesi a Hong Kong. Un saluto da parte di Umberto Bombana agli amici di Italia Squisita e ci vediamo al prossimo video.